In questo video vi presenterò il Santo Graal del movimento della Terra piatta. E no, non è la mappa delle Nazioni Unite. Uno degli spettatori dei miei video, incuriosito dalla spiegazione plus ultra del mio video precedente, ha menzionato l'esistenza di una società segreta chiamata la società plus ultra. Quindi ho esaminato questa società con alcuni risultati sorprendenti. Plus Ultra è una società segreta composta dalle più grandi menti della storia che hanno creato Tomorrowland. Il loro motto è Kras es Noster, che significa il domani è nostro in latino. È stata fondata nel 1889 da Nikola Tesla, Thomas Edison, Julius Verne e Gustav Eiffel. Ha continuato ad includere altri membri come Mark Twain, Ray Bradbury e Walt Disney. Così hanno creato Tomorrowland, che mi ha ricordato il festival musicale in Belgio. Ne parleremo più avanti. Così ho guardato alcune foto di quella società e la prima foto che mi ha colpito è stata questa, foto di Ray Bradbury al centro, lavorando con alcuni colleghi su una mappa. Guarda la forma del cerchio. Esso mi ha subito ricordato Sulpicius Gallus M. Guardate da vicino la forma dell'acqua. Ora guardiamo di nuovo la struttura del paesaggio. Riempiamolo d'acqua e mettiamoci sopra gli edifici. Questa foto è stata scattata negli anni 50. Ora siamo 60 anni dopo. Credo che stiamo guardando i piani del nuovo mondo. Stanno colonizzando la terra più grande. Ora sai perché ogni paese del pianeta è in profondo deficit finanziario. Stanno usando i nostri soldi per costruire un mondo tutto loro. Così, Ray Bradbury, l'autore di fantascienza, era un buon amico di Walt Disney. Quindi, quando ho visto questa foto, ho pensato di esaminare Disneyland dall'alto. E bingo! L'ho visto subito, Sulpicius Gallus M. Mettiamoci sopra la mappa dell'Antartide. Nel Disneyland giapponese stavo cercando il Festival Tomorrowland in Belgium e boom, ho visto la stessa mappa. Stessa mappa di Tomorrowland in Brasile. Quindi penso che le stesse persone siano dietro questi festival di Tomorrowland e Disneyland. Ho sempre trovato molto strano come qualcuno dal Belgio improvvisamente ha fatto questo gigantesco festival esportato all'estero. È molto strano. Chi paga tutto questo? Questo festival è chiaramente stato per promuovere droghe chimiche, portando le persone in uno stato di ipnosi, proprio come gli amici di Disneyland. Da oltre 75 paesi si sono recati in Belgio.
Grazie per aver fatto parte di questa fantastica fiaba. Sei di gran lunga il miglior pubblico nell'universo. Torniamo subito alla mappa di Disneyland in America. Mi ha colpito subito l'isola di Tom Sawyer, ma purtroppo mostra solo il Nord e il Sud America. Ora, diamo prima un'occhiata ad alcune attrazioni. Qui ha il Cervino e qui una base sottomarina che mi ricordava di alcune storie di Giulio Verne. Viaggio al centro della Terra e la storia del capitano Nemo e del suo sottomarino, 20.000 leghe sotto i mari. Mi ha anche ricordato la base sottomarina nazista tedesca in Antartide. Confrontiamo la mappa dell'Antartide con quella di Disney. Sembrano identiche. Vero dopo tutto? Quindi ci deve essere un passaggio intorno per entrare alla base. Quindi Disney ci mostra la mappa della Terra reale. Torniamo indietro all'isola di Tom Sawyer. Ho cercato e ho trovato la prima mappa dell'isola di Tom Sawyer e sembrava un po' strano. E ho pensato che questa fosse una mappa di fantasia. Ma la scorsa settimana ho guardato di nuovo e improvvisamente ho visto una mappa diversa. Guardiamola in dettaglio. Quindi l'intera mappa del mondo è qui mostrata. Ma perché le Americhe sono sulla loro testa? Perché tutto è collegato tra loro? L'Australia si sistema sull'albero. Che coincidenza. Ma qual è il fulcro centrale? Non lo capisco. Beh, finalmente ho pensato, cerchiamo questa forma su Sulpicius. Wow, si adatta. Così, prendi la nostra mappa del mondo esistente, taglia le Americhe, le capovolgi orizzontalmente e le metti sulla sua testa sotto l'Asia. Ma devi inclinare, perché devi tenere da conto la prospettiva. Ecco perché l'Africa sembra così piccola, che è probabilmente il punto più basso della nostra biosfera. Ma qual è il fulcro centrale? L'unica cosa a cui riesco a pensare è che questa parte della Terra è stata allagata e per il momento stiamo guardando la mappa di 50 milioni di anni fa. Non ho altra spiegazione. La mappa più simile che ho trovato è stata questa di Martin Waldseemüller del 1507. Quindi ora vorrei ringraziare lo zio Walt per questa mappa. Ops. Sto vedendo qualcun altro qui?
Questo è un edificio dei Disney Studios. Ci sono i nani, che siamo noi. Stiamo sostenendo la piramide. Siamo fatti da cibi spazzatura, da acqua velenosa, scie chimiche, inquinano l'aria, ma il giorno in cui facciamo un passo da parte, le loro piramidi crolleranno. Ecco un piccolo teaser per il mio prossimo video sui reali maestri del controllo. Grazie per la visione.